Ragazzi, buongiorno, questa mattina un buongiorno diverso. Buongiorno. Ogni 3 o 4 5 giorni che Sara lava i capelli parliamo di circa 100 litri d'acqua. No, non è vero, non è vero, circa mezz'ora di tempo per asciugarli. No, 20 Però minuti. per questa cosa ho dovuto cambiare la tappa di oggi, quindi l'abbiamo accorciata perché partiremo più tardi. Beh, anche perché abbiamo fatto la sauna prima. Sì, prima ragazzi eravamo entrati di qua, piccolissima ma per noi super Perfetto, confortevole. da portare a casa. Fuori ci sono, quindi scaldati, fai il pieno di calore Via. e partiamo. Veloce lavaggio ai bagagli perché erano diventati inguardabili. Moglie è uscita dalla sauna. Veloce lavaggio nostro. Ho portato la moto proprio qua di fronte per caricarla meglio. Non ve l'abbiamo mostrato la colazione perché prima avevamo fatto la sauna, eravamo Inguardabili, rossi. ma la colazione è eccezionale. Ottima. Questa struttura è super consigliata perché si trova Nel Parco Nazionale Pia Luosto, bellissimo perché è una Enorme. natura incontaminata, ci sono dei boschi, si possono fare dei safari con motoslitte trainate da aschi o da renne come facevano le tribù Sami una volta, è un'attrazione sciistica, ci sono miniere di ametista che si possono visitare, ma la cosa fantastica è che avendo pochissimo inquinamento luminoso, questa è un'ottima postazione per vedere l'aurora boreale nella giusta stagione, quindi nella stagione invernale. Infatti qui di fronte alla struttura dell'hotel ci sono degli igloo completamente, parte della struttura. esatto, completamente in vetro dal quale ammirare l'aurora boreale, dal solo letto per chi potete. se lo può permettere, perché siamo sui 300 euro a notte. Mentre questa camera, compresa la colazione, 96 euro a notte, dove avete anche la sauna La all'interno sauna in del bagno privata. Questa mattina, quindi 23 agosto, qualche grado sopra lo zero. Sì. La prima neve è prevista ottobre-novembre, però secondo me quest'anno verrà anticipata. A settembre, tra pochissimi giorni. Andiamo a fare il check-out e si riparte. Destinazione Rovaniemi. Porta al contrario. Questo è il meteo di oggi. Adesso faremo il giro della struttura così vedrete gli igloo di cui parlavamo. Moto pronta alla partenza e Sara ha notato. Guarda che fungo! Ripartiamo e nel frattempo vi mostriamo gli igloo. Eccoli qua. Ci saranno sicuramente saune all'interno e questa è la struttura da dietro. Eccolo qua, National Park Pia Luosto. Dicono che in questa zona 2 miliardi di anni fa ci fossero montagne alte quanto le Alpi. Oggi la cima più alta è sui 590 metri. Questa era la struttura, una delle finestre dove alloggiavamo anche noi. Una precisazione: per arrivare in questa struttura bisogna cambiare strada e bisogna internarsi e percorrere circa 15 km. C'è un localino dove si potrebbe mangiare e ci sono dei souvenir che da questa zona. Siamo a 114 km da Rovaniemi, che nel 1985 ha assunto il riconoscimento di residenza ufficiale di Babbo Natale. Chiaramente lui è in una zona più remota e più nascosta, però a 8 km dal centro ha aperto il suo ufficio, centro smistamento. Infatti c'è un ufficio per le poste, c'è dove lui lavora e amministra. Tutto è iniziato comunque in seguito alla seconda guerra mondiale, quando Eleanor Roosevelt, moglie del presidente americano Roosevelt, accompagnò il marito che dirigeva i lavori di ricostruzione di Rovaniemi. Era uscita completamente distrutta dalla seconda guerra mondiale. Lei voleva visitare il circolo polare artico, per cui le costruirono solo per lei un igloo a 8 km dalla città. È così che ha avuto inizio, e c'è ancora oggi, la storia della città di Rovaniemi. Un zampino americano c'è sempre. Infatti il circolo polare artico passa proprio per la cittadina di Santa Claus. Arrivati alla strada principale dopo 15 km circa, quindi 102 km direzione Rovaniemi. Qua il limite è 100 km orari, si va. Non sappiamo cosa stia succedendo qua, forse la polizia che sta fermando dei camion. C'era la pesa vicino alla macchina della polizia. Visto il carico della moto potevano pesare anche noi.
Qui la strada è praticamente come il viale centrale di Buenos Aires, tra più larghi al mondo. Ristorante cinese nel bel mezzo della Lapponia. La luce del sole non ci viene regalata neanche oggi, primo vero giorno intero in Finlandia. La strada è un nastro d'asfalto che taglia la Finlandia e taglia la foresta. Traffico praticamente assente, passa solo qualcuno e noi. Ci sono i primi segnali di autovelox, su a nord non c'erano segnali di autovelox o comunque di controllo di velocità. Dopo una perlustrazione adesso ci dirigiamo al Santa Claus Village. È giù in fondo, forse dovremmo lasciare la moto qui. Andiamo a vedere. Moto parcheggiata in un posto fantastico. Sentite anche la musichetta che fra qualche mese da noi diventerà la regola nei mercatini di Natale. Si è anche fermata. Solita fortuna. Ora andiamo là in fondo e mangiamo anche qualcosina, dai. Sì, al villaggio di Babbo. Vediamo Babbo come cucina. Noi siamo qua, c'è la piazza centrale, l'ufficio di Babbo Natale. Qui passa Circolo Polare Artico. Andiamo di qua o di là del Circolo Polare? Decidiamo, cambierà di là l'aria. Sentiamo se cambia la temperatura, dai. Prova. Sta meglio di là? Si sente quasi l'aria che arriva dall'Italia, Addirittura? Sono i pacchi. Qui ci sono tutti i pacchi pronti per il Natale 2021. Addirittura aggiornato giorno per giorno. 123 giorni a Natale, ma lui lavora tutti i giorni, quindi passando da questa porta si può accedere a uno spazio dove fare proprio la foto con Babbo Natale. Qui ci sono le Spice Girls, il presidente della Cina Xi Jinping, manchiamo noi che non siamo famosi. Chiunque può fare la foto, ma noi proseguiamo. Pranzetto veloce nella città di Babbo Natale. Buon appetito. E per concludere, Cheesecake, caffè con una puntina di latte. Stiamo vedendo che le cose sono un po' tranquille, c'è pochissima gente, molti negozi sono chiusi col cartello causa coronavirus. Lo stesso centro informazioni è chiusa, ma del resto magari in piena stagione invernale prenderà un po' più piede. Comunque, per aggiornare sui prezzi, allora, dolce, caffè e i due primi spolverizzati, 26 euro più 5,50, te l'ho visto, 31 euro. Ci siamo, dai. Salutiamo Babbo Natale e si riparte. Questa volta destinazione vicino Lulea per un villaggio molto particolare e ci rimettiamo nella strada principale. Strada dissestata, timido sole, questo è il villaggio visto da fuori. Il paesino che vi mostreremo, se riusciremo a raggiungerlo, sarà già in Svezia. Info al volo: per entrare all'interno del Santa Claus Village non si paga, non c'è biglietto d'ingresso. Altro particolare per chi volesse intraprendere questo viaggio: passato Rovaniemi, direzione Stoccolma, tantissimi controlli di velocità, quindi bisogna assolutamente rispettare i limiti. Abbiamo preso l'uscita a Tornio, c'è una strada a scorrimento veloce, 120 km/h, per la prima volta dopo 4.000 km. Il segnale delle renne è anche da autostrada, ma fra 500 metri fine autostrada, perché siamo vicinissimi al confine con la Svezia. Abbiamo per esempio notato che da quando siamo in Finlandia abbiamo visto diversi Lidl della catena, mai incontrati in Norvegia. Di là entri in Finlandia, di qua Svezia. Per non farti dimenticare che sei in Svezia, appena entri Ikea, grandissimo. Bellissima strada, quanta polvere. Strada dopo il confine finnico svedese disastrata.
volta. Quando siamo entrati in Svezia cercavo un distributore per la benzina lungo la strada, lungo l'autostrada, non trovavo nulla, ho guardato sul telefonino per vedere i distributori più vicini, il più vicino era questo. La prima volta che vedo un truck diesel, praticamente questo distributore vende solo diesel e AdBlue. Questa è la moglie che fa movimento sulle gambe. Ho le gambe un po'... È l'età, è l'età. Sì, è vero. Sì, guarda la tenerona. Non fa una piega e tu così. Dai, andiamo a fare benzina, dai. Andiamo. Entrati in Svezia, 3 camion di questa portata. Saranno destinati all'Ikea. Dopo vari tentativi falliti, uscendo dall'autostrada, beccando i truck diesel come rifornimento, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche preso l'acqua nella COP e adesso proseguiamo il nostro cammino. Siamo usciti dall'autostrada, ci stiamo dirigendo a Gammelstad, un sito patrimonio UNESCO dal 1996. 4 km per arrivare dall'uscita dell'autostrada. Quindi se siete diretti a Stoccolma impiegate poco tempo per questa deviazione, potete andare. Eccoci, Gammelstad. Abbiamo percorso una strada in mezzo a un bosco, Gammelstad Kirkstad. Noi siamo venuti qua perché questo posto è un complesso meglio conservati nel suo genere, dove i fedeli soggiornavano, soprattutto nei periodi invernali. Per i fedeli era difficile tornare a casa, essendo prossimi al circolo polare artico, il tramonto arriva presto e quindi soggiornavano qua. Non erano vere e proprie abitazioni, ma erano dei luoghi che ospitavano appunto queste persone che raggiungevano la chiesa per poi i giorni dopo la domenica tornare verso le proprie case. Al centro la chiesa e intorno si diramavano tutte queste casine. Ecco la chiesa con le casine che continuano anche dall'altro lato. Questa è la piazza, molto carino, molto curato. Oggi sembrano tutte abitate, hanno i fiori alle finestre, ne sono tantissime. Noi riprendiamo la strada per raggiungere la struttura. Il cimitero è enorme, dura da qualche minuto e ricominciano i boschi. Il villaggio di Gammelstad è vicinissimo all'uscita dell'autostrada, per cui è una visita veloce e piacevole. Usciti a Biske, dove abbiamo la struttura, gli ultimi 50 km fissi a 4 gradi. Siamo stati in frigorifero praticamente. Sono giorni difficili, giorni difficili. Francesco sta dicendo: guarda che via tranquilla che ti ho trovato. Lo abbiamo cambiato ieri sera in corso d'opera. Abbiamo anche la COP aperta fino alle 21, molto curata. Forse da questa parte 50 metri. Sì, la struttura è proprio questa. Eccola qua. Tante allora, ancora già zecco qualcosina. Forse la reception stavolta è ancora aperta, vediamo. Non ci hanno mandato messaggi, però c'erano dei cassettini. Abbiamo provato ad aprire, c'era la chiave che apriva sia il portone di sotto che adesso dovrebbe aprire. Non ci hanno scritto nulla, speriamo sia. No. Aspetta, proprio, a parte gli scherzi.
Cioè, ragazzi, non ho fatto, cioè, è proprio così, è così. La forza di un bradipo. Bagnetto. Bello. Bellissimo. Bellissimo. Ci hanno anche lasciato l'acqua. La tomatona sta qua sotto, eccola là. Dai, andiamo a scaricare tutto che dobbiamo cucinare e mangiare qualcosina. Ok. Moto appena scaricata e la fame inizia a farsi sentire. Questa sera si va di riso. La cuoca è sempre quella, non l'ho cambiata Ancora no. Però si va di riso con piselli e carote, però abbiamo anche aperto i fagioli borlotti, giusto sarà il top proprio. per contorno. Così. Però avremo anche 2 calici come bicchieri. E acqua. Purtroppo. Morti di fame. Parcheggiato la moto, scaricato le cosine, abbiamo fatto un viaggio per scaricare le cosine, siamo tornati giù, c'era uno strato biancastro sopra la moto. Con 5 minuti. Però quando voi fate i video che venite in Svezia e ci sono 20 gradi, allora non mi potete far illudere, io parto tranquilla. Oggi... E poi arrivo e ce ne sono 4. Ragazzi, io devo abbassare perché mi distraggo con voi. No, non è spento, va benissimo. Sei sicuro? Sì. Ah, ok. Quanto manca per il riso? Ho messo il timer, mancano. Intanto questa è la nostra casina, benvenuti. Come sempre check-in online, anzi questa volta non ci avevano mandato neanche il messaggio, avevano lasciato la chiave dentro la cassettina solita. Sì, cassettina. Senza codice praticamente proprio. Chiave senza nome, prendetevi la chiave, non rompete, per favore. Devi avere l'intuizione che da qualche parte te l'hanno messa la chiave. Una volta la lasciavi sopra la ruota della macchina. Però magari una busta con un nome è per voi, cioè non prendete la stanza di un altro. Cioè, per noi va benissimo così. Ce ne siamo appropriati comunque. L'unica cassettina libera era quella, quindi va benissimo così. No, va bene, la struttura è carinissima e stasera molto calda, cosa che fa. E anche il prezzo sui 90 euro, compresa la colazione e la camera doppia, tutto nuovo, bellissimo, veramente. Sì, molto molto carina. Vogliamo andare a cucinare? Andiamo, dai! Ero a casa con 5 kg di meno. Venite in viaggio con noi e avrete, oltre al viaggio, anche la dieta incorporata. Che voi vi chiederete, ma perché non andate a mangiare fuori? Allora, mangiare fuori ci costerebbe un botto. Ci andiamo perché anche quello è giusto provare. Sì, però ci andiamo più di giorno, perché poi la sera arriviamo tardi e ci va di... Il discorso è che questo viaggio, se non lo tamponi in qualche maniera, la Tenerona beve all'infinito, il cibo costa, le strutture costano, ragazzi, è un viaggio oneroso. E poi siamo sinceri, a noi questo ci piace tanto, ci piace quando siamo a casa e ci piace quando siamo in viaggio. È verissimo, ci piace anche cucinare, anche perché ragazzi, la verità è che ho preparato tutto quanto io questo qua e lei stava al telefono con la mamma, però io per fare il figo io ho detto che lei cucinava, ragazzi. Vabbè, stasera sto sempre dietro la camera, lavoro e... Dai, adesso sarai davanti alla camera. Scusate che mi tocco il naso, ma non ho il raffreddore, però ho quella tendenza a sentire gocciolare il naso. Infatti mia mamma si è preoccupata, ma siete raffreddati? No mamma, non siamo raffreddati. Siamo due cadaveri, i capelli non so come sono, la barba si è allungata, bisogna che domani andiamo a Stoccolma, abbiamo una tappona lunghissima, 9 ore di moto, 800 km, questa l'abbiamo accorciata perché questa mattina abbiamo fatto la sauna, ci siamo un attimo riposati, però domani faremo 2 giorni sullo stesso posto a Stoccolma, quindi la tappa sarà lunga ma poi ci riprendiamo il giorno dopo. Guardate che roba, Piatto unico. Mamma mia. Ragazzi, buon appetito. Ok. Nel frattempo lavoro in tempo reale per scaricare i video per YouTube e la moglie già si è messa a tavola senza aspettarmi. No, io devo guadagnare tempo perché sono lenta a mangiare. Arrivo. Say what
what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say.